tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere questo orsetto molto simpatico. Mi è stato chiesto da una signora che appunto mi segue se avevo uno schema per un orsetto. Io appunto ho fatto questo qua. Come potete vedere ha le gambe e le braccine che si muovono, e a video comunque vi spiegherò tutto per come andarle a fare in questo metodo. E quindi l'ho fatto più o meno di questa grandezza, che poi non è molto grande, che adesso vi dico anche più o meno quanto misura. Così da in piedi sono più o meno 28 centimetri. Ok, quindi la lunghezza, come potete vedere, 28 centimetri più o meno, da parte a parte 28-29 centimetri. Ok, quindi non è grandissimo, ma neanche proprio piccolo piccolo. Resta seduto. Per farlo restare seduto, praticamente gli andiamo a fare la codina, vedete qua dietro, che la usa come fermo, ok, per stare in equilibrio. Quindi per farlo stare in equilibrio bisogna fare la codina in modo che appunto lo mettiamo seduto. E no, è molto simpatico, quindi appunto anche molto veloce, un amigurumi, quindi si lavora tutto in cerchio, ok? Quindi ci sono tutte le spiegazioni ben dettagliate come al solito sul video, quindi vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial. Il materiale che ci servirà, allora a sto punto sarà, per me che appunto l'ho fatto così, il cotone, questo bel giallino tutto bello sfumato. Poi ci servirà un pochino di cotone nero per fare il nasino dell'orsacchiotto e le sopracciglia. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto a 3 mm, le forbici, ago. Allora, come ago potete prendere, per carità, l'ago normale se non avete questi aghi così lunghi. Questi qua sono aghi proprio per i materassi, cioè vengono proprio venduti come aghi per materasso, però sono belli lunghi, in modo che passando ad esempio per l'amigurumi da un braccio all'altro o dalla gamba a un'altra, facendo con questo ago ti viene proprio perfetto, perché passi senza dover fare vari passaggi, cioè lo fai in una volta sola, passi da una parte all'altra in una volta sola ed è molto molto comodo. Però se non avete questi aghi, cioè, potete anche appunto usare quello normale, cioè, si fa ugualmente. Poi ci servirà il nostro marcapunti, poi gli occhietti di sicurezza. Come sempre, se voi non avete questi occhietti di sicurezza, potete ricamarli o metterci due bottoncini, farlo con il filo nero, cioè vedete un po' voi. Io ce l'ho, quindi uso appunto questi occhietti. Poi ci servirà dell'imbottitura, che appunto andiamo a imbottire tutto il nostro orsacchiotto, e come decorazioni un po' finali possiamo metterci dei bottoncini colorati. Io adesso qua ne ho veramente di tutti i tipi, di tutti i modelli, quindi adesso andrò un po' a vedere poi cosa mi può piacere di più e cosa andare a mettere. Ok, abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo subito col fare le gambe, poi andremo a fare le braccia e poi infine il corpo e tutto il resto. Quindi per fare le gambe, che ne dovrete fare due, adesso io ve ne faccio giustamente vedere una, poi l'altra la fate di voi comunque da sole seguendo il mio tutorial. Cappietto iniziale, andiamo a fare 9 catenelle. Quindi per il primo giro andiamo a fare dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi la prima la saltiamo, andiamo nella seconda, andiamo a fare un aumento, tutto a maglia bassa, quindi aumento nella seconda, poi lavoriamo 6 maglie basse successive, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso nell'ultima catenella che c'è rimasta
facciamo 3 maglie basse tutte insieme qua, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a lavorare su questo lato delle catenelle iniziali che abbiamo fatto. Andiamo subito qui nella prima e andiamo a fare maglie basse. In totale dobbiamo andare a fare 7 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, ho portato già dietro pure la codina, così l'ho già nascosta. Quindi nel primo giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Adesso per il secondo giro andiamo a fare qua dove c'è la prima maglia bassa che abbiamo lavorato, ok? Quindi andiamo qua dentro e andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo il marker, così segniamo che qua è l'inizio del giro. Adesso nella prossima andremo a fare un aumento, 1 e 2. Andiamo a lavorare 6 maglie sul lungo, sul lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella prossima andiamo a fare un aumento, nella prossima ancora una maglia bassa singola, nella prossima ancora andiamo a fare un aumento e andiamo di nuovo a lavorare 6 maglie lungo il lato, 2, 3, 4, 5 e 6, e nell'ultima andiamo a fare un aumento. Quindi in questo secondo giro dobbiamo ritrovarci con 22 maglie basse. Adesso per il terzo giro, ok, togliamo il nostro marker, subito alla prima andiamo a fare un aumento. Quindi il marker lo mettiamo sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto, Poi andiamo a fare una maglia bassa, normalmente singola. Nella prossima andiamo a fare un aumento. Poi andiamo a lavorare le solite 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella prossima andiamo a fare un aumento. Una maglia singola nella maglia successiva, nella prossima un altro aumento, nella prossima un'altra maglia singola e un altro aumento nella prossima. Ok, quindi dobbiamo un po' alternare aumento, maglia singola, aumento, maglia singola. Quindi di nuovo sul lato qui andiamo a lavorare 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi nella prossima andremo a fare un aumento e nella prossima, che è l'ultima, una maglia singola. Ok, quindi in questo terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 28 maglie basse. Per il quarto giro andiamo a fare subito nella prima una maglia bassa e mettiamo il marker. Nella prossima di nuovo una maglia bassa e nella prossima ancora andiamo a fare l'aumento. Ok, quindi abbiamo fatto 2 maglie basse e poi l'aumento. Adesso andiamo a fare di nuovo una maglia bassa normale e un aumento nella prossima. Andiamo adesso a lavorare le 6 maglie lungo il lato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Okay. Nella prossima andremo a fare un aumento, nella prossima una maglia singola normale, ok, un altro aumento nella prossima. Adesso per le prossime 2 maglie successive andremo a fare una maglia bassa normale, quindi una sulla prima e 2 sulla seconda. Poi andiamo a fare di nuovo un aumento nella successiva, di nuovo una maglia bassa singola,
di nuovo un altro aumento. Quindi adesso andiamo a lavorare le 6 maglie sul lato. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso nella prossima andiamo a fare un aumento. Nella prossima ancora una maglia bassa normale, singola, e nella prossima un altro aumento. Ok. E in questo quarto giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Per il quinto giro andiamo a fare subito qua nella prima una maglia bassa e mettiamo il nostro arcapunti, poi andiamo a fare nella successiva un aumento, poi andiamo a lavorare 3 maglie basse singole, quindi 1, 2 e 3. Ok, ci portiamo avanti con 3 maglie basse. Nella prossima un altro aumento. Adesso andiamo a lavorare qua sul lato 9 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nella prossima andremo a fare un altro aumento. Nelle prossime 3 maglie basse andiamo a fare una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Ok, 1, 2, 3. Poi andremo a fare di nuovo un aumento. Ok, di nuovo 3 maglie basse nelle successive 3 maglie sottostanti, quindi 1, 2, 3. Nella successiva andremo a fare di nuovo un aumento, quindi 1 e 2. Adesso andiamo a lavorare le 9 maglie basse sul lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, nella successiva andiamo a fare un aumento, nella successiva una maglia bassa e nella successiva di nuovo un'altra maglia bassa. Ok, quindi per un totale di 42 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare 42 maglie basse solo però prendendo la costa retro. Ok, la maglia, il punto, anziché prendere tutte e due le costine, ok, della lavorazione, andiamo a prendere solo quella retro. Quindi facciamo la prima, mettiamo il nostro marker e poi andiamo a fare tutto il giro, ok, vedete, tutta maglia bassa solo prendendo la costa retro. Ho finito il mio sesto giro con 42 maglie basse fatte solo in costa retro. Adesso per il giro 7 andremo a fare di nuovo un giro tutto a maglia bassa, sempre 42, però prendendo la maglia normalmente, ok, quindi prendendola tutta. Quindi di nuovo tutto un giro a maglia bassa, 42 maglie basse. Per il giro 8 andiamo a fare 22 maglie basse, quindi 1, 2, 22, poi andiamo a fare una diminuzione, quindi diminuzione, prendiamo solo le costine avanti della prima e della seconda e andiamo a fare la maglia bassa. Ok, quindi abbiamo fatto una diminuzione, poi andiamo a lavorare 9 maglie basse nelle prossime 9 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Poi andiamo a fare di nuovo una diminuzione, quindi costina da una parte e dall'altra, ok, e andiamo a chiudere, e poi le ultime 7 maglie che ci rimangono, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi per questo ottavo giro ci dobbiamo ritrovare con 40 maglie basse.
Adesso nel giro 9 andiamo a lavorare, allora facciamo la prima, quindi mettiamo il nostro marker, quindi dobbiamo andare a lavorare 12 maglie basse, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, ok, 12 maglie basse. Nella prossima andiamo a fare una diminuzione. Adesso andiamo a lavorare 8 maglie basse nelle prossime maglie, quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 maglie basse. Nella prossima un'altra diminuzione. E adesso andiamo a lavorare 16 maglie basse, quindi sono quelle che ci restano, quindi 1. Quindi in questo nono giro ci dobbiamo ritrovare con 38 maglie basse. Adesso per il giro 10 andiamo a fare 18 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo già fatta, ne lavoriamo altre 17, quindi un totale di 18. 2. Nella prossima andiamo a fare una diminuzione, poi lavoriamo 3 maglie nelle prossime 3 maglie sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Andiamo a fare un'altra diminuzione, ok, e adesso andiamo a lavorare le maglie successive che ci rimangono, che sono 13. Quindi in questo giro 10 ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Adesso per il giro 11 andiamo a lavorare 16 maglie basse, una, quindi nella prossima andiamo a fare una diminuzione, poi andiamo a lavorare 4 maglie basse nelle prossime 4 maglie sottostanti, 3 e 4, ok, andiamo a fare un'altra diminuzione e adesso andiamo a lavorare le restanti 12 maglie basse e in questo 11° giro ci dobbiamo ritrovare con 34 maglie basse. Adesso per il giro 12 andiamo a fare 16 maglie basse, nelle prossime andiamo a fare una diminuzione, ok, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa singola, nella prossima un'altra diminuzione, adesso andiamo a fare 11 maglie basse, quindi 1, e adesso nelle ultime 2 maglie andiamo a fare una diminuzione. Ok, quindi per questo 12° giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Adesso dal 13° giro fino al 24, ok, quindi per 12 giri andiamo a lavorare 30 maglie basse. Ho finito i miei 12 giri di 30 maglie basse, ok, sono arrivata al giro 24. Adesso per il giro 25 andremo a fare 3 maglie basse, quindi una, nella prossima andiamo a fare la seconda e nella prossima la terza e una diminuzione. Quindi per tutto il giro 3 maglie basse e una diminuzione. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Nel giro 26 andremo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima, 1, 2 e una diminuzione. Quindi 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Nel giro 27
andiamo a fare una maglia bassa, ok, quindi questa qua che è la prima, mettiamo il marker, e una diminuzione, quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Adesso, prima di andare a fare l'ultimo giro, che praticamente sarebbero 6 diminuzioni, quindi poi ci dobbiamo ritrovare con 6 maglie basse, andiamo a riempirlo. Ok, quindi prendiamo la nostra imbottitura, ok, e iniziamo a riempire. Una volta che abbiamo finito di riempirlo, ok, quindi andiamo a fare 6 diminuzioni. Quindi subito prendiamo la prima, la seconda e andiamo a fare la diminuzione. Quindi una e 6. Ok, fatte le 6 diminuzioni possiamo anche tagliare il filo. Non serve molto lungo il filo, perché non lo andremo a cucire di qua, ma poi lo andiamo a cucire in un altro modo. Ok, quindi potete anche non lasciarlo troppo lungo. Quindi prendiamo il nostro ago, ok, una volta che appunto siamo qua, che abbiamo finito, rientriamo di nuovo con l'ago solo nella costina davanti, come se dovessimo fare delle altre diminuzioni, ok? Quindi entriamo con l'ago in tutte le costine solo davanti delle 6 maglie. Quindi questa è la seconda, la terza, 4, 5 e 6. Ok, una volta entrate in tutte e 6 le maglie, andiamo a tirare per chiudere il tutto. Ok, quindi facciamo così e andiamo a nascondere il filo, vedete, e viene la chiusura tutta tutta bella, cioè non rimangono buchetti. Quindi una volta finito appunto di sistemare tutto il filo, ok, ne dovete fare un'altra. Quindi queste sono appunto le gambe. Adesso andremo a fare le braccia. Per le braccia iniziamo con anello magico, ok, dentro l'anello magico andiamo a fare le 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, possiamo stringere anche l'anello magico. Adesso per il secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 6 ci dobbiamo ritrovare 12 maglie basse. Per il terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Per il quarto giro andremo a fare 2 maglie basse, quindi una e 2 e un aumento, quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Adesso per 3 giri, quindi 5, 6 e 7, andiamo a lavorare 24 maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia sottostante, per 3 giri. Adesso per il giro 8 andiamo a fare subito 6 diminuzioni, quindi iniziamo proprio dalla prima, ok, andiamo a fare quindi la prima diminuzione e mettiamo il marcapunti, quindi una, ok, 6 diminuzioni e poi andiamo a lavorare le restanti 12 maglie basse. Okay, quindi in questo ottavo giro dobbiamo ritrovarci con 18 maglie basse. Adesso dal giro 9, quindi il prossimo, fino al giro 21, quindi per 13 giri, dobbiamo andare a lavorare 18 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, per 13 giri. Arriviamo fino al giro 21. Ho finito di fare i miei 13 giri, ok, di
18 maglie basse. Adesso per il giro 22 andiamo a fare una maglia bassa, e l'ho anche iniziato a riempire, quindi anche voi se volete potete iniziarlo a riempire un po' e poi se manca aggiungete dopo quello che manca. Quindi una maglia bassa e una diminuzione. Quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Nel giro 23, che è poi l'ultimo, andiamo a fare di nuovo 6 diminuzioni, quindi lo stesso che avevamo fatto per le gambe. Anche qua, dopo le 6 diminuzioni, tagliamo il filo, anche qua non troppo lungo, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per le gambine, quindi con l'ago andiamo a chiudere le 6 maglie basse che ci sono rimaste. Quindi anche di questo, che è il braccio, ne dobbiamo fare 2. Adesso andremo a fare le orecchie, quindi anche per questo bisogna farne 2, ok? Quindi io ve ne faccio vedere una, poi l'altra la fate voi da soli. Allora, cerchio magico. Ok, sempre nel cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse, stringiamo anche il nostro cerchio. Ok, per il secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 6 maglie basse ce ne dobbiamo ritrovare 12. Per il terzo giro dobbiamo andare a fare una maglia bassa, ok, e mettiamo il nostro marcapunti, ok, e un aumento. Quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il terzo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Per il quarto giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima e la seconda, e un aumento. Quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Adesso per il quinto giro andiamo a fare 11 maglie basse e 11 e un aumento. Quindi di nuovo 11 maglie basse e un aumento. Quindi alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 26 maglie basse. Facciamo solo 2 aumenti per questo giro. Poi dal giro 6 al giro 8, quindi 6, 7, 8 per 3 giri, lavoriamo 26 maglie basse. Ho finito i miei 3 giri di 26 maglie basse. Adesso nell'ultima facciamo una maglia bassissima e possiamo chiudere. Qua lasciamo il filo un po' lungo per poi andarlo a cucire, ok? Quindi maglia bassissima, facciamo il nodino di sicurezza, ok? Il filo del cerchio magico lo possiamo mettere dentro, perché poi tanto verranno chiuse così, ok? E cucite. Quindi magari lo fermiamo un attimino, lo possiamo anche lasciare dentro. Ok, quindi anche di queste appunto bisogna farne 2. Adesso andremo a fare la testa e il corpo. Testa e corpo sono tutto unito, è tutta una cosa unica, quindi non dobbiamo fare 2 pezzi, ma è un pezzo unico, ok? Allora, la cosa che adesso vi dico, che comunque non ve lo faccio vedere tutto, è perché andremo a lavorare sempre giri di aumenti, ok? Iniziamo quindi con 6 maglie basse, poi dopo un aumento per ogni maglia bassa e quindi 12, una maglia bassa e un aumento, 2 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento, quindi andiamo avanti così fino ad arrivare a 10 maglie basse e un aumento. Quindi è inutile che vi faccio vedere sempre le solite lavorazioni, i soliti giri, perché tanto cioè,
visto uno, poi gli altri li potete fare benissimo da soli. Quindi non vi taglio tutto sto pezzo, ok, in modo che non ve lo faccio vedere, ma perché tanto sono cose che abbiamo già fatto, anche già solo per le orecchie. Prima abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento, 2 maglie basse e un aumento, quindi la lavorazione è quella. Noi dobbiamo arrivare al giro 12, ok, al 12° giro, che sono 10 maglie basse e un aumento, per un totale di 72 maglie basse. E poi per altri 12 giri, ok, fate attenzione, quindi dobbiamo arrivare al giro 24, dobbiamo andare a lavorare solo 72 maglie basse. Come potete vedere, ho fatto i miei giri, ok, tutto di aumenti, e poi gli ultimi 12 giri sono stati lavorati con 72 maglie basse, ok, quindi sono arrivata al giro 24. Adesso, allora, noi abbiamo finito qua, più o meno dalla parte opposta, ok, di dove abbiamo finito il nostro giro, andiamo a mettere gli occhietti. Gli occhietti di sicurezza li andiamo a mettere tra il giro 19 e il giro 20. Li mettiamo così e come distanza tra una e l'altra andiamo a lasciare 6 maglie basse, ok? Quindi io l'ho inseriti, vedete? Una volta inseriti andiamo a mettere le chiusure, così li fermiamo. Quindi 1 e 2. Ok, e gli occhietti sono a posto. Adesso, da adesso in poi, dobbiamo andare a fare giri di diminuzioni. Quindi anche qua non ve li faccio vedere tutti, cioè adesso facciamo giusto il primo insieme e poi dopo li fate da soli. Praticamente giri di diminuzione iniziamo facendo 10 maglie basse, quindi abbiamo finito facendo 10 maglie basse e un aumento, quindi adesso reiniziamo facendo le diminuzioni con 10 maglie basse e una diminuzione. Quindi 2 e 10. La diminuzione, come sempre, si prende solo la costina, quella più esterna, cioè quindi quella più vicina a noi, della prima maglia bassa e della seconda maglia bassa, e si chiude tutte e due insieme. Quindi di nuovo 10 maglie basse e una diminuzione. Quindi dobbiamo fare questi giri di diminuzione, quindi 10 maglie basse una diminuzione, 9 maglie basse una diminuzione, 8 maglie basse una diminuzione, andando avanti così fin quando non arriviamo a 3 maglie basse e una diminuzione, e quindi ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Ho finito tutti i miei giri di diminuzioni, ok, quindi sono arrivata al giro 32 con 3 maglie basse e una diminuzione, per un totale di 24 maglie basse. Adesso per il giro 33 andremo a fare 24 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Ho finito il mio giro con 24 maglie basse e l'ho riempito, non ancora tanto, cioè l'ho riempito un pochino solo. Adesso nel giro 34 andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 e un aumento, quindi 3 maglie basse e un aumento per tutto il 34esimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Adesso per il 35esimo giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi 2, 3, 4 e un aumento. Ok, 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Nel giro 36 andremo a fare 5 maglie basse,
2, 3, 4 e 5 e un aumento. Quindi 5 maglie basse e un aumento per tutto il 36esimo giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 42 maglie basse. Poi nel giro 37 andiamo a lavorare di nuovo 42 maglie basse. Ok, quindi finiamo questo giro di aumenti e poi il giro 37 una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante, per un totale di 42. Adesso per il giro 38 andiamo a fare 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6 e un aumento. Quindi 6 maglie basse e un aumento per tutto il 38esimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 48 maglie basse e poi il giro 39 rifacciamo 48 maglie basse. Per il giro 40 andiamo a fare 7 maglie basse, 3, 4, 5, 6 e 7 e un aumento. Quindi 7 maglie basse e un aumento per tutto il 40esimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 54 maglie basse. Nel giro 41, quindi nel successivo, andiamo a lavorare 54 maglie basse. Per il giro 42 andremo a fare 8 maglie basse, 4, 5, 6, 7 e 8 e un aumento. Quindi 8 maglie basse e un aumento per tutto il 42esimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 60 maglie basse. Il giro 43 andiamo a lavorare 60 maglie basse. Nel giro 44 andremo a fare 9 maglie basse, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un aumento. Quindi 9 maglie basse e un aumento per tutto il 44esimo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 66 maglie basse. Poi andremo a fare 8 giri con 66 maglie basse, quindi arriviamo fino al giro 52. Ho finito di fare i miei 8 giri di 66 maglie basse, quindi sono arrivata al giro 52. Adesso dal 53 in poi andiamo a fare tutte diminuzioni, quindi arriviamo praticamente a chiudere tutto il pupazzo. Iniziamo con 9 maglie basse e una diminuzione, ok? E andiamo avanti così per ogni giro a fare una diminuzione fino a quando non arriviamo a chiudere il tutto con le 6 maglie basse. E mi raccomando, ricordiamoci prima di arrivare proprio alla chiusura di imbottirlo, ok? Quindi man mano, magari adesso incominciate un po' a imbottirlo, così vi riempite bene la testolina, ok? E poi man mano che andate avanti, che si va a chiudere, cercate di imbottire anche il corpo. Per il muso andiamo a lavorare 5 catenelle, 3, 4 e 5. Adesso andiamo a lavorare intorno qua alle catenelle, quindi prima ci lavoreremo questo lato e poi l'altro lato. Partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ok? Quindi da qui e facciamo subito un aumento. Ok, nella prima maglia bassa ci mettiamo il nostro marcapunti, poi lavoriamo 2 maglie singole, le 2 maglie successive che vengono, quindi una e 2, e nell'ultima catenella andiamo a lavorare 3 maglie basse, tutte qua dentro. Adesso lavoriamo su questa parte delle catenelle e andiamo a fare 3 maglie basse, quindi entriamo nella prima, facciamo 1, 2 e 3. Quindi per questo primo giro ci dobbiamo ritrovare con 10 maglie basse. Adesso per il secondo giro andiamo subito nella prima maglia bassa qua che ci ritroviamo e facciamo un aumento, quindi 1,
e 2 e mettiamo il marker sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto. Nella prossima maglia andiamo a fare di nuovo un altro aumento, quindi 1 e 2. Adesso lavoriamo 2 maglie basse nelle prossime 2 maglie sottostanti. Ok, adesso andiamo a fare 3 volte gli aumenti, quindi nelle prossime 3 maglie basse sottostanti facciamo gli aumenti. Quindi questo è il primo, poi questo è il secondo e questo è il terzo. Quindi lavoriamo qui sul lato di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e nell'ultima maglia andiamo a fare un altro aumento. Quindi nel secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie basse. Adesso per il terzo giro andiamo a fare una maglia bassa subito all'inizio e mettiamo il marker. Nella prossima maglia andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2. Ok, quindi abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento, lo facciamo per 2 volte, quindi una volta l'abbiamo fatto, adesso lo rifacciamo, una maglia bassa e un aumento. Ok, poi lavoriamo 2 maglie qua sul lato, quindi singole, 1 e 2, e adesso di nuovo facciamo una maglia bassa, un aumento, però per 3 volte, quindi una maglia bassa e l'aumento, ed è 1, una maglia bassa e l'aumento, ed è 2, una maglia bassa e l'aumento, ed è 3. Ok, quindi lavoriamo adesso 3 maglie basse semplici, cioè nelle 3 maglie sottostanti, e nell'ultima andremo a fare un aumento. Quindi per questo terzo giro ci dobbiamo ritrovare con 22 maglie basse. Adesso per il quarto giro andiamo a fare una maglia bassa, mettiamo il marker, un'altra maglia bassa e nella prossima andremo a fare un aumento. Quindi lo ripetiamo un'altra volta, 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e nella prossima un aumento. Quindi adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e adesso di nuovo andremo a fare 2 maglie basse, un aumento però per 3 volte, quindi 1, 2 e l'aumento, 1, 2 e l'aumento, ed è questa è la seconda volta, 1, 2 e l'aumento, e questa è la terza volta. Adesso andiamo a lavorare 4 maglie qua sul lato, quindi 1, 2, 3 e 4, e nell'ultima la facciamo l'aumento, quindi 1 e 2. Quindi in questo quarto giro ci dobbiamo ritrovare con 28 maglie basse. Per il quinto giro andremo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e l'aumento. Quindi di nuovo 3 maglie basse e l'aumento. 1, 2, 3, ok, e l'aumento. Quindi andiamo a lavorare 2 maglie basse qui sul lato, 1 e 2. Adesso come prima facciamo 3 maglie basse, un aumento per 3 volte. 1, 2, 3, 1, 2,
ok? Quindi adesso andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e nell'ultima andiamo a fare l'aumento, 1 e 2, e in questo quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 34 maglie basse. Adesso per 2 giri, quindi il giro 6 e 7, andiamo a fare 34 maglie basse. Quindi sono gli ultimi 2 giri, quindi poi possiamo anche fermare il filo e staccare. Lasciamo la codina lunga perché poi ci serve per andarlo a cucire. Adesso con il filato nero andiamo a fare il naso, il nasino. Quindi lavoriamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Poi anche qua andiamo a lavorare in cerchio come abbiamo fatto per il musetto, quindi lavoriamo tutto intorno. Adesso andiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ok? Non so se riuscite a vedere perché il nero è abbastanza scuro, però se ascoltate la mia voce, sentite la mia spiegazione, comunque riuscite. Quindi dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2. Quindi mettiamo sempre il nostro marker nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse nelle 2 maglie successive, quindi 1 e 2. Adesso nell'ultima catenella andiamo a fare 3 maglie basse tutte insieme, quindi 1, 2 e 3. Ok, adesso lavoriamo sull'altro lato delle catenelle, ok, che abbiamo fatto prima in precedenza, e lavoriamo 3 maglie tutte sul lato qua. Quindi facciamo la prima, la seconda e la terza. Ok, quindi in totale per questo giro dobbiamo avere 10 maglie basse. Quindi per il secondo giro andiamo a togliere il nostro marker. Subito nella prima maglia bassa che ci ritroviamo andiamo a fare un aumento, quindi mettiamo sempre il marker nella prima, ok, maglia bassa. Nella maglia bassa successiva andiamo a fare un altro aumento, quindi iniziamo subito facendo 2 aumenti, poi lavoriamo 2 maglie basse nelle prossime 2 maglie basse sottostanti, ok, ci ritroviamo qua dove c'è l'angolo e andiamo a fare 3 aumenti, quindi entriamo nella prima e facciamo un aumento, nella seconda un altro aumento e nella terza un altro aumento. E quindi lavoriamo altre 2 maglie sul lato, ok, andiamo avanti di 2 maglie, nell'ultima maglia andiamo a fare un altro aumento, ok. Quindi per questo secondo giro ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie basse. Adesso per il terzo giro andiamo a fare 16 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante, ed è anche l'ultimo, quindi poi possiamo chiudere con una maglia bassissima e anche qua lasciamo il filo un po' lungo per poi andarlo a cucire. Adesso come ultimo componente andiamo a fare la coda, quindi facciamo l'anello magico. Dentro anello magico andiamo a lavorare 5 maglie basse, 1, 2,
3, 4 e 5. Ok, possiamo anche stringere il nostro cerchio magico. Adesso andiamo per il secondo giro, andiamo subito sulla prima maglia bassa che ci ritroviamo e andiamo a fare per ogni maglia bassa sottostante un aumento, 9 e 10. Quindi al secondo giro, con tutto un aumento delle maglie basse che dobbiamo fare, ci dobbiamo ritrovare con 10 maglie basse. Adesso per il terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo il marker e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il terzo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 15 maglie basse. Per il quarto giro andiamo a fare subito nella prima maglia bassa un aumento, quindi mettiamo il marker nella prima, ok, maglia bassa che abbiamo lavorato, e poi andiamo a lavorare le altre 14 maglie che ci restano, quindi per un totale di 16 maglie basse, scusate. Nel quinto giro, che è anche l'ultimo, andiamo a lavorare 16 maglie basse, quindi poi possiamo anche chiudere, fare chiusura di sicurezza e anche qua lasciare il filo lungo per poi andarlo a cucire. Adesso che abbiamo tutti i pezzi, ok, quindi abbiamo testa, corpo, naso, muso, braccia, gambe e coda, ok, possiamo, e orecchie pure, possiamo andare ad attaccare tutto quanto. Allora, iniziamo subito con attaccare il musetto, ok, in modo che così ci diamo la prospettiva di come deve essere dritto, e poi andremo ad attaccare le braccia e le gambe e orecchie e tutto il resto, ok? Quindi cerchiamo innanzitutto di vedere bene dov'è un po' il centro, ok? Lasciate giusto dagli occhietti, da dove l'avete messi posizionati, lasciate giusto una riga di maglie basse lavorate, ok? E quindi poi il musetto lo andate ad attaccare dalla parte sotto. Quindi si prende qua sul lato, ok, e si va a fare tutta la chiusura. Anche qua allora non lo dovete cucire piatto, ok, in modo che rimanga piatto, perché poi qua dentro ci dobbiamo andare a mettere un po' di imbottitura, quindi cercate di farlo un po' già bombato, ok. Una volta che sono arrivata più o meno a metà della mia cucitura, ok, vedete qua ancora devo andarlo a cucire, qua lo andiamo ad imbottire un po', così vediamo già anche come sta venendo, ok. Non ce ne va tantissimo di imbottitura, giusto che dà quella sensazione un po' del musetto, vedete, un po' a punta, vedete che lo fa un po' così rialzato. Quindi mettete appunto, vedete un po' voi quanto più o meno vi può essere, cioè che vi basta, ok, vedete, e poi andiamo a finire di chiudere tutto il resto del nostro lato. Una volta finito di attaccare il musetto, andiamo a fare la stessa cosa col nasino, e il nasino lo andiamo a mettere praticamente qua un pochino più sopra, ok? Non lo andiamo a mettere proprio in punta al musetto, vedete? Lo andiamo a mettere un pelino più sopra, così, che quando appunto lo guardiamo dal davanti, il nasino resta bene in su, cioè non in giù, ok? Quindi anche qua facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il musetto. Una volta finito di cucire tutto il contorno, qui non mettiamo
imbottitura, qua non abbiamo messo niente, l'abbiamo solo cucito così. Con il filo nero che è rimasto, ok, andiamo proprio al centro qui del nasino, facciamo qua, vedete, in mezzo agli occhi, quindi al centro del nasino, quindi rientriamo un attimo, ok, con il filo da dove abbiamo finito, ok, rientriamo qua e andiamo a fare solo una piccola riga di 1, 2, 3, 4 righe di lavorazione, 4 righe di maglie basse, ok, e riusciamo di nuovo qua sul nasino. Adesso per andare ad attaccare le braccia, che poi è lo stesso metodo che andremo ad attaccare pure le gambe, però vi faccio vedere giusto questo delle braccia, poi quello delle gambe lo fate voi tranquillamente. Allora, innanzitutto, vabbè, io ho preso, per chi ce l'aveva, che appunto ho detto all'inizio, l'ago, quello più lungo, in modo che, vedete, mi passa da una parte all'altra di tutto il corpicino e riesco a lavorare meglio. Quindi le braccia le dobbiamo andare, allora, non ad attaccare proprio qua sulla testolina, rimaniamo un pochino più in giù, vedete? Quindi sia da una parte che anche quella dall'altra parte. Quindi voi vedetevi, prendetevi bene l'orsetto per essere dritti, ok? Prendetevi bene l'orsetto, ok? Ve lo mettete dritto e andate ad appoggiare le braccine. Se volete, per tenere ferma, per un qualsiasi cosa, potete darci anche solo giusto un punto per fermarlo e poi dopo cucirle tutte bene, perché allora questo metodo che ve lo faccio fare io è un metodo che le braccia poi si possono un po' muovere, ok? Se ve l'avessi fatte cucire ferme, cioè questa prima, una questa e una questa, erano ferme e non si muovevano, che può anche piacere, per carità, e può essere comunque anche un metodo di cucitura, però questo metodo che vi faccio vedere io è praticamente dà la possibilità alle braccine di muoversi, ok? Quindi innanzitutto prendiamo il braccino, ok? Vedete che fa un po' così la curva, quindi lo prendiamo dritto e passo l'ago da una parte all'altra. Quindi mi vedo un po' l'altezza, vedete che lo voglio mettere, e quindi passo dritta dritta dall'altra parte. Nell'altro lato di nuovo andrò a mettere l'altro mio braccio, ok, e tiro tutto fuori. Io così in questo metodo pure le cucio insieme, vedete? Allora questa parte deve rimanere un pochino più lunga, perché poi comunque è da fermare adesso che si fa avanti e indietro con il filo. Quindi il metodo, allora io intanto mi controllo che sia tutto dritto, tutto a posto, ok? Se è tutto a posto, tutto dritto, praticamente bisogna rientrare nello stesso buco da dove siamo usciti, in modo che poi non tira il lavoro, ok? Quindi da dove siamo usciti con il filo, noi rientriamo, ovviamente la parte anche da questo lato, ok? Però quello del corpicino spostiamoci un po', non andiamo a prendere proprio dove è uscito, perché sennò il filo, cioè come l'abbiamo messo, ci riesce di nuovo tutto, ok? Quindi qua in quello del corpicino, vedete, se io sono entrata qua, cioè uscita qua con il filo, adesso magari mi vado a mettere nella maglia sopra, ok? In modo da fermarlo il filo, perché sennò non serve a niente, cioè, il filo ci esce da una parte all'altra, ok? Quindi anche qua, vedete, il filo io ce l'ho da una parte
e col l'ago sto uscendo lì vicino, non proprio nello stesso buco. Lo stesso buco poi invece lo riprendo qua sulle braccia, sia da una parte che dall'altra. Ok, e quindi mi tiro tutto il filo bene. Ok, quindi questo passaggio qui praticamente bisogna andarlo a fare un paio di volte. Quindi l'ho fatto già una volta, adesso rifaccio di nuovo un passaggio in là, un passaggio in qua, ok, in modo che l'ultimo pezzo, cioè l'ultima cucitura che mi viene, deve uscire qua, perché poi devo andare a chiudere con il filo che ho lasciato dove ho iniziato, ok? Quindi facciamo ancora appunto questo passaggio di andata e ritorno, e poi la stessa cosa lo facciamo anche per le gambe. Le gambe, la stessa cosa, le attacchiamo, ok, eccole qua, le attacchiamo più o meno così, in modo che poi, se vogliamo mettere il nostro orsetto seduto, ok, ci rimane. Quindi attacchiamo le braccia, le gambe, poi dopo vi faccio vedere anche per le orecchie, ma tanto le orecchie comunque dal sopra del musetto, ok? Cioè andate proprio qua dove c'è il cerchio magico, dove abbiamo iniziato, andate a questa altezza a mettere le orecchie, che l'orecchietta, ok, anche qua non la mettete dritta, mettetela un po' curva, ok, un pochino così, vedete, in modo da dare l'aspetto delle orecchiette curve, perché se la mettete dritta rimane male, cioè rimane brutta. Quindi cercate di metterla un po' curva in avanti. Quindi mettete una e poi mettete anche l'altra. E alla fine ci manca poi solo la codina, ma la codina, una volta messe le gambe, ok, che anche qui dal retro abbiamo praticamente il centro, la codina andiamo a metterla, a posizionarla appunto qui nella parte posteriore. Anche qua la codina mettiamoci un pochino, ma proprio poca roba, di imbottitura. Ok, quindi finiamo tutto di assemblare il nostro orsetto. Ed eccolo qua, l'orsetto finito. Come potete vedere ho attaccato tutto, quindi le braccine, le gambe, vedete nel metodo che vi ho fatto fare, le gambe e le braccia si muovono, cioè si possono muovere, anziché averle ferme in un'unica posizione, ok? Cioè il bimbo, la bimba che sia, può giocarci muovendole, ok? E anche qua, vedete, cioè l'orsetto lo potete mettere seduto, ok? Quindi perché c'ha le gambine che comunque appunto si possono piegare per metterlo seduto. Quindi appunto messo braccia, gambe, vedete ho fatto le sopracciglia con il filo nero, attaccato le orecchie, ho messo dei bottoncini decorativi appunto giusto per dargli un pochino di colore, staccare un po' dal giallo, e poi un fiocchetto qua intorno al collo, ho messo anche la codina, e qui il fiocchetto appunto intorno al collo bianco. Poi lo potete mettere arancione, rosso, verde, blu, di qualsiasi colore che avete. Poi dipende sempre appunto se l'avete fatto per una bimba o per un bimbo. Ok, quindi anche questo tutorial è finito. Io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!